Buongiorno, io sono Mitch e vi do il benvenuto nella mia cucina. Oggi voliamo a Napoli per assaggiare la pastiera napoletana. Tagliamo a cubetti 180 g di burro freddo e mescoliamo con 122 g di zucchero a velo. Schiacciamo con la forchetta il burro e lo zucchero. Il segreto per ottenere una buona pasta frolla, soda, liscia e non appiccicosa è non scaldare troppo il burro. Per questo motivo evitiamo di usare le mani, che con il loro calore potrebbero influire sul risultato. Quando il burro si sarà amalgamato con lo zucchero, aggiungiamo 30 g di miele per rendere la frolla più dorata durante la cottura. Mettiamo poi le scorze del limone grattugiate, solo la parte gialla, quella bianca ha un sapore amaro. A questo punto dobbiamo inserire le uova. Sciogliamo 3 g di sale nelle uova per aggiungere un po' di sapore alla frolla. Potete utilizzare o 3 tuorli o 2 tuorli più un uovo intero. Nel primo caso, utilizzando solo i tuorli, la pasta frolla risulterà più friabile, mentre con l'aggiunta dell'albume la pasta risulterà più elastica, rendendo l'impasto più facile da maneggiare. Quando tutto sarà amalgamato, allora sarà il momento di aggiungere 350 g di farina 00 precedentemente setacciata. Prendiamo un leccapentole e usiamolo di taglio. Vedrete che la farina sarà perfettamente incorporata senza aver bisogno di impastare. Così facendo eviteremo di creare maglia glutinica e di rendere la frolla poco friabile. Come vedete, concluso questo passaggio, la frolla sarà praticamente pronta, senza aver usato mai direttamente le mani. Quindi versiamo l'impasto su una spianatoia, con una spolverata di farina e con i polpastrelli. Senza premere con forza, compattiamo il nostro panetto. Avvolgiamo nella pellicola e facciamo riposare per almeno 3 ore in frigo. Intanto prepariamo il ripieno. Versiamo in un pentolino 320 g di grano cotto e 160 ml di latte intero. Aggiungiamo una scorza di limone e una di arancia, 32 g di burro e cannella a vostro gusto. A fuoco dolce portiamo a bollore. Continuate a mescolare per non far attaccare. E quando otterrete una consistenza più cremosa facciamolo raffreddare. Intanto, dentro una ciotola con una frusta, mescoliamo 320 g di ricotta di pecora e 260 g di zucchero semolato. Aggiungiamo 30 g di miele. Quando il ripieno di grano che abbiamo cotto in precedenza sarà completamente raffreddato, uniamolo alla ricotta insieme a circa 50 g di cedro candito. Infine aggiungiamo 3 tuorli e un uovo intero. Delle scorze di limone e arancia grattugiata e circa mezza fialetta di acqua di fiori di arancio nel ripieno e mescoliamo. Se volete avvantaggiarvi, il ripieno può essere preparato anche il giorno precedente. Passiamo alla stesura della frolla. Vi consiglio di applicare una leggera pressione con il mattarello. In questa fase bisogna avere pazienza e procedere delicatamente, altrimenti la pasta frolla potrebbe rompersi.
Continuiamo a allargare la pasta frolla fino ad ottenere uno spessore di circa 4 mm. Poi con delicatezza adagiamola dentro una teglia precedentemente imburrata e infarinata di 24 cm di diametro e 4 di altezza, anche conosciuta come ruoto. E con un tarocco o un coltello tagliamo l'eccesso che useremo per fare le stringhe, le striscioline della parte superiore. Buchiamo con una forchetta bene il fondo per evitare dei rigonfiamenti e versiamo il nostro ripieno. Delicatamente togliamo eventuali bolle d'aria, scuotendo la teglia e battendola sul piano d'appoggio. Tagliamo le nostre striscioline di pasta frolla larghe circa 2 cm e per tradizione ne metteremo 7, 4 in un verso e 3 nell'altro. Cuociamo in forno precedentemente riscaldato, statico a 180 gradi per circa 50 minuti. Poi abbassiamo la temperatura a 170 gradi e continuiamo per altri 10-15 minuti. La pastiera andrà fatta raffreddare per almeno una notte per ottenere il massimo risultato e riuscire a toglierla dalla teglia. E non ci resta che impiattare, mangiare e buon appetito!